Ma ben ritrovati, utenti di NanoCAD! Oggi ti faccio vedere come realizzare un cartiglio intelligente per i tuoi progetti. Che significa un cartiglio intelligente? Si tratta in pratica di creare un blocco CAD con degli attributi, con dei testi variabili da compilare ogni volta. Il cartiglio graficamente rimane lo stesso, ma le voci al suo interno variano a seconda delle necessità. Non è detto che il cartiglio che vedrai, che io realizzerò, sia quello più adatto a te. Tra l'altro graficamente è piuttosto povero, perciò puoi anche concepirlo diversamente e puoi anche fare di meglio. A me interessa che tu capisca i concetti, cioè il meccanismo che permette la gestione interattiva dei tuoi dati. Il tutorial è eseguito su NanoCAD 22, ma lo stesso lavoro può essere fatto anche su NanoCAD Free, perché i comandi che servono ci sono. E ti invito a trovarli, non si può sempre avere la pappa pronta. Un po' di problem solving, ragazzi, su, che vi fa bene. Ti avverto che non è un video brevissimo, perciò mantieni l'attenzione fino alla fine, che ne vale la pena. Andiamo a incominciare. Realizziamo dei cartigli completi di squadratura del foglio nei formati ISO A4, A3, A2, A1 ed A0. Come prima cosa creo dei layer per le varie linee e per i testi a cui assegno dei colori che in fase di stampa si tradurranno in vari spessori di linea. Faccio un layer foglio. Do un colore blu, questo comunque è un layer che non verrà stampato e che coincide con le dimensioni reali del foglio, perciò posso fin da ora inibire la stampa. Poi faccio un layer squadratura, gli assegno un colore rosso perché per me questo avrà uno spessore maggiore rispetto a quello delle altre linee. Faccio poi un layer che chiamo cartiglio, che conterrà le linee del cartiglio, a cui do un colore bianco. Poi faccio un primo layer per i testi, che chiamo testi fissi, a cui do un colore giallo. Poi ancora un altro layer che chiamo testi variabili, a cui do un colore bianco. Imposto come corrente il layer foglio e vado a disegnare il mio foglio. Disegno un A4 con il comando rettangolo. Come primo punto 0,0. Il punto dell'altro angolo, siccome disegno in millimetri, sarà 210,297. che sono le dimensioni dell'A4. E questo è il mio primo foglio, il foglio A4. Secondo la normativa, la squadratura deve avere una distanza di 1 centimetro dai bordi del foglio. Uso il comando offset, specifico una distanza di 10 mm, seleziono il rettangolo, clicco all'interno e il rettangolo all'interno corrisponde alla mia squadratura a cui assegno il layer giusto, anziché foglio sarà il layer squadratura. Infatti il rettangolo è diventato rosso. A questo punto vado ad esplodere il rettangolo perché mi serve di fare l'offset delle linee. Ripeto il comando offset, do un valore di distanza 20, ripeto il comando 40, ripeto il comando 20, ancora barra spaziatrice, ultima misura 40. Vado a fare un offset anche della linea verticale, questa da una distanza di 60, e vado a fare
questa linea. Questa la taglio qui e vado ad attribuire a tutte queste linee il layer cartiglio. Infatti le linee diventano bianche. La linea superiore la mantengo rossa, la riporto sul layer squadratura perché avrà in fase di stampa uno spessore un po' più grande. Ho così delimitato tutti gli spazi che mi servono. Andiamo ad inserire i testi. Iniziamo dai testi fissi. Andiamo ad attivare il layer testi fissi, questo è giallo, ed andiamo a scrivere. Prendiamo il comando testo, specificare altezza del testo va benissimo 2,5, la rotazione del testo no, 0, digito il primo testo e qui scrivo progettista, 2 punti. Lo avvicino un po' di più all'angolo perché non voglio che vada ad occupare troppo spazio. Questo è soltanto, diciamo, un testo indicativo. Qui può andare bene. Lo vado a copiare negli altri spazi mantenendo la stessa posizione. Prendo il comando copia, clicco sul testo, seleziono l'intersezione, lo copio qui, 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 qui e qui. Ora vado a dare il giusto nome agli spazi. Questo diventerà progetto. Qui metto la data. Qui metto nome tavola. Qui metto numero tavola. Questo spazio lo assegno al committente. E qui voglio riportare la scala. Vado a scrivere scala. E fino a qui è stato tutto facile. Ora inizia la parte più difficile. Dal momento che voglio salvare il mio cartiglio come blocco, voglio fare in modo che ai miei testi variabili corrispondano degli attributi da inserire volta per volta, in modo da poter usare il mio cartiglio su più progetti e su più tavole. Ci trasferiamo sull'interfaccia Ribbon alla tab Inserisci perché la gestione dei blocchi risulta più agevole. Come vedi qui ho una serie di icone che sono utilissime. Definisco gli attributi, definisci attributi, clicco qui. Nella prima riga ripeto le voci già inserite. La prima è progettista. Il prompt è la richiesta che mi apparirà. Qui posso specificare nome del progettista, 2 punti. Giustificazione a sinistra va bene, stile standard pure, l'altezza aumentiamo un po', andiamo a 4 e per il resto tutto bene. Da ok mi compare la voce progettista che io vado ad inserire qui in questa posizione. Vado anche in questo caso a scegliere il layer giusto, che nel nostro caso testi variabili, ed ho inserito il primo attributo. Il secondo attributo devo metterlo qui, faccio in modo di copiare, dunque attivo la modalità ortogonale, torno sull'interfaccia classica, copio progettista, invio e la metto in questa posizione.
Questo mi serve per andare ad individuare i punti di inserimento del testo, cioè questo. Disegno una linea, attivo la modalità inserimento sulla barra degli strumenti degli OSNAP e vado a fare questa linea, così. Questo non è l'attributo giusto, lo cancello. Questa linea mi servirà per andare ad individuare gli altri punti di inserimento. La copio. Questo è un altro punto di inserimento. Qui c'è un altro punto di inserimento e qui c'è un altro punto di inserimento. La stessa cosa faccio qui rispetto agli spazi un pochino più grandi. Questo va qui e questo va qui, anzi no, nel caso del numero tavola voglio fare in modo che il mio punto di inserimento coincida con il centro, voglio che sia centrato rispetto allo spazio. Vado a fare una linea così, prendo il punto medio della linea, questo qui, l'OSNAP attivo, e questo è il mio punto di inserimento qui, il numero sarà messo qui. Andiamo avanti con gli altri attributi, ritorniamo sull'interfaccia Ribbon, definisce attributi, il secondo attributo è progetto, nome, progetto, l'allineamento a sinistra va bene, 4, ok, e lo vado ad inserire qui nel punto di inserimento. Mi sono dimenticato di cambiare il layer, andiamo a cambiare adesso. Ora però facciamo in modo che i prossimi vadano sul layer giusto. Dopo il progetto abbiamo l'attributo data, 2 punti, scrivo, anche questo allineato a sinistra, anche questo lo facciamo 4 come unità di disegno, ok, e qui inserisco data. Poi abbiamo nome tavola. Negli attributi non è bene lasciare gli spazi, il testo deve essere continuo e per questo ho messo tra nome e tavola l'underscore. Nome tavola sarà il prompt, sempre allineamento a sinistra, altezza 4, ok, nome tavola. Ora passiamo al committente, il numero della tavola lo lasciamo per ultima, committente. Sempre 4, giustificazione a sinistra, ok, e qui è il punto di inserimento del committente. Poi facciamo la scala, sempre definisce attributi, scala 2 punti, 4, giustificazione a sinistra va bene, e qui inseriamo la scala. Ora per inserire il numero di tavola al centro facciamo così. Dunque mettiamo l'IC verrà un numero, possiamo anche mettere una X maiuscola, così, prompt, numero, tavola, 2 punti. La giustificazione, anziché a sinistra, la metto al centro. Do una dimensione ancora più consistente, anziché 4 faccio 8, facciamo il doppio, l'abbiamo centrato, per il resto va bene, andiamo a inserire. Andiamo a cancellare tutte le linee di riferimento che non ci servono più. A questo punto ho disegnato il mio blocco. Siete ancora svegli? Su via! Facciamo una pausa. Per riprenderti un po' ti propongo di fare una cosa. Ci vogliono pochissimi secondi. Clicca su mi piace sul pollicione in su e se non l'hai mai fatto, cosa ancora più importante, iscriviti finalmente a questo canale YouTube. Cliccando sul pulsante rosso qui sotto e clicca anche sulla campanella per ricevere sempre notizie aggiornate sui prossimi video. L'hai fatto? Guarda che se non lo fai, non ricomincio. Bene, grazie. Ora sì che siamo amici. Ricominciamo. Prima di fare la vera e propria creazione dei blocchi che farò alla fine, vado a definire i disegni degli altri formati. Devo fare un formato A3,
basta copiare il formato A4 e ripeterlo 2 volte. Esplodo tutto perché ho la necessità di cancellare la linea nel mezzo. Cancellare. Questo è il mio formato A3, che infatti lo vado a misurare, misura 420 cm. Vado a copiare il mio cartiglio, prendendo anche le linee verticali, questo tutto, perché sarà troppo. Qui posso tagliare, copio anche il resto della squadratura, da questo angolo. A questo punto raccordo le linee, tengo premuto il tasto Shift, questo mi consente di fare un raccordo a 0, ripeto raccordo, sempre il tasto Shift, e ho raccordato la mia squadratura. Il formato A2 è il doppio del formato A3, perciò faccio così. Vado a copiare qui, a copiare qui. In questo caso le linee dovrebbero essere già esplose, per cui posso cancellare. Ora lo devo però girare, che va messo comunque in posizione orizzontale. Andiamo qui, ruota, scegliamo un angolo, prendiamo questo e facciamo 90 gradi. E in questa posizione va bene. Andiamo a copiare la nostra quadratura. Così, questo non ci serve, questo neanche. Andiamo a prendere qua giù, andiamo a fare i nostri raccordi. E questo è il formato A2, sempre solito lavoro. Copio tutto che faccio prima, mettiamo qui e qui. Andiamo a cancellare tutto ciò che non ci serve. Andiamo a ruotare, sempre quest'angolo qua su, 90. Questo facciamo una cosa un pochino più ordinata, però cancelliamo questa parte e andiamo a raccordare tutto il resto. E questo è il nostro formato A2. Andiamo a copiare anche in questo caso il cartiglio. Userei qualche linea di troppo, ma adesso per farti capire. A questo punto ci manca soltanto la 0. Comunque rifacciamo la solita operazione, un po' noioso ma va fatto, così e così. Andiamo a cancellare ciò che non ci serve, ruotiamo, solita rotazione, cancelliamo qualche linea, questa la possiamo togliere, questi pezzetti pure, in modo tale che ci sia una maggiore omogeneità. Questa è unica, questa si può togliere, andiamo a vedere se ci sono dei pezzetti. Questo è un lavoro che andrebbe fatto anche nei disegni precedenti. Questo pezzo qui, questo è unico e va bene, andiamo a raccordare.
E abbiamo fatto anche il nostro formato a 0, ci manca soltanto di copiare il cartiglio. Facciamo così, prendo questo angolo e questo angolo. Abbiamo così tutti i nostri formati: A4, A3, A2, A1 ed A0. Ora vogliamo trasformare ognuno di questi in un blocco. Cominciamo dalla 4, torniamo sull'interfaccia ribbon, crea blocco, lo chiamo cartiglio A4, vado a selezionare il punto di inserimento che sarà questo, vado a selezionare gli oggetti del blocco che saranno questi all'interno di questa finestra. Consenti esplosione, va bene, lo lascio, il blocco in millimetri. Ok, e a questo punto lui vuole sapere il nome del progettista: Architetto Aldo Rossi, nome progetto casa unifamiliare, data scelgo 09/02/2023, nome tavola, pianta, piano, terra, nome committente, signor Pinco Pallino, scala 1/100, numero tavola, ipotizziamo che sia la tavola numero 3. Ok, e come vedi ho compilato il mio blocco in modo del tutto automatico e è adesso nell'elenco dei blocchi. La stessa cosa posso fare per il formato A3, crea blocco, lo chiamo cartiglio A3, seleziono il punto di inserimento che è questo, seleziono gli oggetti che sono questi e ho la possibilità, anche in questo caso adesso non rifacciamo la stessa cosa di prima, lo inseriamo così senza niente, comunque il blocco viene salvato, come vedi adesso c'è sia il cartiglio A4 che il cartiglio A3. A noi interessa salvare i blocchi. Facciamo la stessa cosa sulla 2, crea blocco, cartiglio A2, seleziono, qual era questo? Seleziono qui, seleziona gli oggetti, facciamo una finestra di selezione che va da qui e qui e do l'ok. Anche in questo caso non ho scritto niente. Siamo arrivati al formato A1, cartiglio A1, seleziono il punto di inserimento, questo, seleziono gli oggetti, faccio la solita finestra, da qui a qui, e anche in questo caso ho fatto il blocco. Confermo, mi rimane il formato A0, creo il mio blocco, cartiglio A0, vado a selezionare l'angolo in basso a destra del foglio come punto di inserimento, poi seleziono gli oggetti facendo la solita finestra di selezione. Parto da qui e arrivo fino a qui. Per il resto va tutto bene, do l'ok e ho creato anche l'ultimo blocco. Infatti se vado a vedere qui sulla voce blocco ho cartiglio A0, cartiglio A1, cartiglio A2, cartiglio A3 e cartiglio A4. Adesso puoi inserire uno qualsiasi di questi blocchi andando a compilare i campi che corrispondono agli attributi e lo puoi utilizzare per qualsiasi tavola e per qualsiasi progetto. Oltre che raccomandare l'iscrizione al canale, ti ricordo che puoi anche commentare qui sotto. NanoCAD Italia è una community in cui gli utenti interagiscono, condividono le esperienze, si aiutano. Abbiamo un sito, un forum, una newsletter, un gruppo Facebook ed altro ancora. Ti lascio sotto in descrizione tutti i link. Conosciamoci meglio, perché, come dico sempre, ci interessa la tecnologia, sì, ma siamo umani soprattutto. Ricordalo. Ciao!